Ehi la Riders e benvenuti dal vostro Medors. Oggi siamo qui in compagnia della nuova Honda Hornet, anzi Honda CB750 Hornet, un nome importante che analizzeremo passo passo in sella. Senza indugiare troppo, prepariamoci in un test che ci porterà dalla Tuscia Viterbese fin dentro la capitale. Ok ragazzi, inizia ufficialmente il nostro fine settimana in sella alla nuova CB750 Hornet. Allora, oggi voglio fare una strada alternativa per andare verso Roma. Voglio passare prima per la parte del centro perché vorrei saggiarla un po' anche qua nel traffico di Viterbo, e poi soprattutto la voglio provare un pochino sulle curve, anche se oggi non è una grandissima giornata, fa abbastanza fresco. Allora, le prime impressioni in sella finora è di una moto agilissima. Questa in città è un sogno, sembra di stare su una nuvola. Il peso è contenuto, parliamo di 190 kg con il pieno, che sicuramente ci faranno godere come ricci anche quando raggiungeremo la strada, diciamo, più aperta. Freno motore bello, deciso, da vera moto bicilindrica, anche se la parola bicilindrico sulla Hornet capisco che ai puristi faccia storcere. Veramente l'arma da traffico definitiva. Allora, la cosa buona del manubrio così stretto è che in mezzo al traffico passi praticamente ovunque. Grazie tizio con l'X non so che modello, che ti sei allargato. Gli altri sono stati un po' meno carini. Mi piace, il motore ha un bel tiro. Quick shifter ragazzi è spettacolare, in questo caso è optional. Molto carino, oltre al display che ha tante funzioni che ci andremo a vedere, molto carino che ci segna la temperatura dell'acqua. Come potete notare, l'altezza sella è più che abbordabile. Io sono alto 1,90, quindi ho addirittura anche le gambe da entrambi i lati completamente piegate. L'altezza è di 79 cm e mezzo, quindi è un'altezza che apre ad un'ampia fascia di utenti. Ma adesso ci avviciniamo e diamo un'occhiata alla strumentazione, partendo tutto dal TFT da 5 pollici. Con la mappa mod possiamo cambiare appunto le varie impostazioni, avendo comunque acceleratore elettronico a disposizione. Mappa sport, standard, rain e user, che è completamente personalizzabile. Premiamo qui sul selettore tenendo premuto a destra ed entriamo direttamente. Allora, qui abbiamo modalità di guida, entriamo nel sottomenu. La P che sta per potenza, e B che sta per engine brake, o detto all'italiana freno motore, e T che sta per trazione. Quindi possiamo regolare su più livelli, addirittura disabilitare il controllo della trazione. Questo per i più smanettoni che vogliono alzarsi su una ruota, perché questa moto si alza di gas. C'è il tipo di display, questo la possiamo personalizzare. Questo dal look un po' più moderno. Per i nostalgici, magari chi viene dalla Hornet 900 che si ricorda dei lancettoni, tipo 1 e vai di lancetta e tachimetro, tipo 3, insomma possiamo personalizzarla a nostro gusto personale. Anche se questa moto la vedo come un mix perfetto tra moto da tutti i giorni in città e moto sportiva. Poi adesso la sentiremo meglio sulle curve. Il 160 nel traffico gli dà una maneggevolezza pazzesca. Anche il sound di serie comunque, per essere Euro 5 attufatissimo, non è affatto male. Poi ve lo faccio sentire meglio in una clip. Avviciniamoci un attimo e diamo uno sguardo all'avantreno di questa Honda CB750 Hornet. Individuiamo una bella forcella a steli rovesciati Showa da 41 mm di diametro, non regolabile, però vedrete in video come si comporterà. Al posteriore invece l'ammortizzazione è affidata al mono ProLink Honda con escursione da 150 mm. Ecco lì la parte del leveraggio. Un doppio disco da 296 mm di diametro e pinze radiali a 4 pistoncini marchiate Nissin. Adeguate? Qualcuno ha detto no, qualcuno ha detto sì, lo scopriremo sempre in sella. Vi posso dire che è tutto bilanciato. E dietro non ho nessuno, adesso sto andando alle grotto, ora rallento. Cioè, vedete, questa è una staccata veramente bella attiva. Il freno frena il giusto. Inizialmente l'avevo presa che aveva un po' meno chilometri rispetto adesso, ma era ancora in fase di assestamento con le pastiglie, invece adesso va un gran bene.
Anche dietro è entrato l'ABS e ci ha rallentato parecchio. Al posteriore invece abbiamo un disco singolo da 240 mm di diametro a singolo pistoncino, quindi anche la frenata, che era un po' un dubbio a riguardo di questa moto, è più che ottima. L'avantreno è leggerissimo, quindi nei cambi di direzione è una lama questa moto, è veramente leggera da direzionare. Dopo sono curioso di provarla anche in autostrada su una velocità un pochino più alta, perché l'avantreno così leggero in genere diventa un po' pericoloso. Il quick shifter è molto buono, ma la leva della frizione è un burro. Questa frizione ovviamente è antisaltellamento ed è anche assistita, ecco perché la frizione è un burro. La pressione da applicare sulla leva è minima. Ovviamente, essendo una naked, la protezione aerodinamica è assente. Anche il piccolo cupolino dell'allestimento sport, così come è allestita adesso, non fa molto, quindi me la sto prendendo tutta. Poi ultimamente, abituato con l'Africa Twin, mi sono, diciamo, abituato un po' malino. Parliamo del cuore pulsante, ossia di questo nuovo motore di nuova concezione sviluppato appositamente per la Hornet e per la successiva Transalp. Il manovellismo è il classico per dare il giusto pepe a un bicilindrico parallelo, ossia di 270 gradi. Su tutti i motori ai quali si vuole dare il carattere del V viene installato questo tipo di manovellismo. Inoltre, come potrete notare, il motore è estremamente compatto per essere un 750. Questo perché praticamente è stato eliminato l'ingranaggio del contralbero di equilibratura, che aziona il contralbero di equilibratura, e viene tutto affidato alla trasmissione primaria. Quindi hanno ottimizzato gli spazi per avere un motore compatto su una moto compatta, in grado di però erogare una buona cavalleria. Parliamo di 92 cavalli a 9500 giri e di una coppia massima di 75 Nm a 7250 giri. Allora, per quanto riguarda l'erogazione è ottima, ha una coppia bella pronta, anche prima del picco di coppia massima dei 7250 giri. Allora, diciamo che se fate attenzione, a parte che è pronta sempre, pure andando sotto coppia. Guardate, adesso addirittura mettiamo la sesta, vi faccio prendere un colpettino di gas, vedete? È reattivissima. Poi certo, ovviamente qua non ti dà più il calcione perché sta andando sotto coppia, però comunque riprende i giri agevolmente. In una condizione, diciamo, normale, una volta superati i 4000 giri già inizia a darvi il calcetto. Sopra i 4000 comunque finora mi sto concentrando per trovare dei difetti, ma non ne sto trovando. Il difetto lo possiamo mettere dal punto di vista passionale, forse, per l'estetica. Capisco i nostalgici che abbiano storto il naso, sia per il discorso comunque dell'abbandono al 4 cilindri, che è sempre una tipologia di motore da preservare per come la vedo anche io, bellissima. Però ormai queste moto sono frutto delle esigenze di mercato attuali. Non ci scordiamo che alla fine le moto giapponesi i bicilindrici paralleli li hanno sempre portati, poi anche con l'avvento delle stesse moto cinesi, portando dei motori poi nettamente inferiori a questo qui che sto guidando, comunque hanno ricavato il loro spazio nel mercato. Di conseguenza non è che possono rimanere inerti le case motociclistiche, quindi c'è chi opta per fare dei prodotti decisamente differenti e c'è chi guarda un po' nella totalità. Una casa come Honda, che ha una gamma estesa, come può essere una Yamaha, come può essere Suzuki ormai non più tanto, Kawasaki anche in parte, a parte per il fatto che non fa gli scooter, però pure loro hanno svariate cilindrate per svariate esigenze e fanno moto sia da 20.000, 30.000 euro, e fanno moto meno costose per essere fruibili per un numero maggiore di guidatori. Questa Hornet, secondo me, è nata un po', sì, con un nome, ripeto, può far creare della polemica, quello è indubbio, ma è nata anche con una filosofia di moto semplice, naked, da usare in città, e ovviamente anche per divertirsi poi con gli amici sul passo. Cioè, davanti si alza, ragazzi, davanti di seconda si alza senza dare culate dietro, senza cercare di alzarla. Cioè, io solo ho aperto molto il gas e la moto si è alleggerita. Quindi il motore c'è, è valido, è un motore che anche per chi vuole smanettare è divertente. E vi dicevo che il nome ha creato sì polemica, ma allo stesso tempo secondo me ha voluto anche creare un po' una sorta di paradossale rottura col passato. Ossia, ok, quella che avete nel vostro garage o quella che avete ancora bella scolpita in mente, che vi ha fatto divertire, che vi
abbia regalato tante soddisfazioni, era una Hornet. Questa qui è la nuova Hornet ed è una Hornet che si propone, secondo me, ma queste sono mie congetture personali, ad un pubblico magari un po' più giovane che vuole spendere qualcosina in meno per avere comunque una moto appagante esteticamente, pure se certo l'estetica, quello bisogna ammetterlo, è stata mutuata pesantemente dalla CB500F. Poi sotto certi aspetti hanno creato delle cose differenti, hanno ripreso in parte pure sul muso una linea tesa che ricorda un po' anche l'ultima versione della Hornet, quella per capirci del 2011, che non segue proprio lo stesso identico disegno della CB500F, anche se comunque gruppo ottico, forma in parte anche del codone, molte cose ovviamente sono molto simili. Anche la scelta del 160 sì, ovviamente ha il suo lato positivo per l'agilità, per tutto quanto, ma sicuramente è una scelta anche fatta per contenere i costi. Sicuramente è una moto che io vi raccomando di venire a provare, anzi a tal proposito già adesso metto qua in sovraimpressione i riferimenti della concessionaria Ferrari Moto con il telefono e tutto quanto, perché appunto è un modello che a mio avviso merita. Per chi è alto 1,90 forse ci sono delle cose da sistemare, almeno parere mio personale, che sono appunto la posizione delle gambe, che è molto raccolta, e allora a questo punto se ho una posizione così raccolta io vorrei fare questo, stare più scaricato con la schiena, perché ho le gambe raccolte ma sono comunque seduto e dritto col busto, perché poi la moto è corta e il manubrio anche ha dei bei riser. Allora a questo punto quello che farei io acquistando questa moto adesso di primo acchitto è di prendere dei riser più piccini, quindi abbassarla, e soprattutto, visto che sono molto alte, sono un pochino stretto con le spalle, che è spettacolare quando sei in mezzo al traffico, ma nella guida dove vuoi appoggiare un pochino di più, dove vuoi dare più spinta col semimanubrio, preferirei di gran lunga avere un manubrio più largo. Quindi come ho fatto con la dorso duro, magari ecco un bel manubrio SRT, rental, quelli che volete voi, magari ecco una piega anche leggermente più bassa che ti fa allargare e scaricare un pochino di più, sarebbe a mio avviso un'ottima cosa. Peccato che anche sulla cosa manubri Honda non abbia dato tanto spazio alla personalizzazione, ed ecco perché vi dicevo che questa è una moto pensata ad un pubblico anche più giovane, perché ci sono tanti accessori, tanti livelli di personalizzazione che io finora non avevo visto, almeno nei listini moderni Honda su Moto Naked. Cioè addirittura originali vi potete prendere i bilancierini per il manubrio, ci sono le pedane con il logo Honda in alluminio anodizzato nero. Poi su quelle hanno fatto un po' una pecionata tra virgolette, perché quelle guidatore sono nere e quelle passeggeri rimangono d'alluminio, quindi rimane questo stacco che a mio avviso non è proprio il massimo della vita, però questa è una mia opinione personale. Bella anche la possibilità di personalizzare il supporto in alluminio con la scritta dedicata a Hornet rispetto a quell'altro che è un po' più scialbo e lascia vedere di più il manubrio. Ecco, questa è una pecca che effettivamente voglio riportare, ossia mi hai fatto una moto comunque che è un buon compromesso. È vero che hai cercato di contenere i costi, però sulla CB500F ad esempio c'è la sezione variabile, quindi 28 e poi si allarga e diventa 22, e qua invece mi hai fatto solo il 22. Un look molto cheap alla moto, e anche in termini di vibrazioni questa moto devo ammettere che non trasmette eccessive vibrazioni per essere un bicilindrico, quindi per carità non è che ci sono problemi, però con un 28 avresti ottimizzato ancora di più e dato anche un altro appagamento a livello visivo. Ovviamente io sto dicendo che questa moto è nata con una filosofia tra virgolette giovanile, ma non vuol dire che anche qualche motociclista di rientro, magari che vuole comunque sempre una moto con delle giuste prestazioni per divertirsi, da usare anche in città, magari rientrando da una moto più sportiva, che ne so, ecco la CB1000 dell'Honda, basta, non mi sto avanti con l'età, non la voglio più, non mi servono più tutti questi cavalli, non mi interessano. Ecco che una moto del genere potrebbe anche essere un bel modo di appunto contenere consumi, potenze e quant'altro, bollo, assicurazioni di conseguenza, perché ricordiamolo che è un 750 questa moto. Quindi riassumendo, difetti principali riscontrati: design un po' impersonale in effetti, che è stato già visto sulla CB500, ma comunque rimane un design molto appagante, è una moto che esteticamente si lascia guardare, soprattutto la colorazione questa qui con il telaio e la forcella rossa che stacca bene con questo bianco che è un perlaceo metallizzato, è una colorazione molto bella e accattivante. E poi questo manubrio da 22 che in effetti non è proprio carinissimo da vedere, e soprattutto è stretto per me che sono alto, e unito alle gambe raccolte mi immagino a farci tantissimi chilometri con questa moto e magari potrei trovarmi un pochino stanco, però per il resto è divertentissima, il motore è brillante, la ciclistica è agile, ha tutto al posto giusto. Allora, le rivali di questa Hornet 750 sono ben distinte, sono tante.
007. Non so poi a livello di concorrenza reale quale possa essere, diciamo, più ostica per questo modello di moto, considerato che l'MT-07 condivide lo stesso identico prezzo di questo modello di moto, a fronte di meno potenza, parliamo di 75 cavalli, un motore sì rotatissimo perché il CP2 Yamaha pure è super testato, funzionale, ma abbiamo ancora degli elementi un pochino che fanno storcere il naso, come la forcella tradizionale con gli steli comunque piccini picciò. Quindi a parità di prezzo già l'MT-07 così sulla carta la prenderei e la metterei al lato. Poi cosa abbiamo? La Kawasaki Z650, hanno messo il TFT anche lì, però pecca tanto in termini di cavalleria, e la posizione che è quella che io su una naked non apprezzo troppo, quella eccessivamente seduta, lì è accentuata ancora di più perché sei sempre vicino col manubrio, è una postura molto dritta con un manubrio ancora più stretto di quella, con le gambe stai un po' più comodo, però a livello di postura con le spalle e con le braccia non ci siamo ancora, ragazzi, senza contare che il motore non ha minimamente l'appeal di questo modello. E anche lì come prezzi onestamente non mi sono aggiornato adesso che sono on board, però dovrebbe essere quasi allineato con appunto sia la Hornet che con l'MT-07. L'unica nipponica che ha fatto qualcosa di nuovo su questo segmento, che ha svecchiato bene, è la Suzuki, poi anche lì svecchiando bene tra virgolette, perché c'era la GSX 750, io ricordo di aver provato la Yuken, era divertentissima quella moto, molto spartana ma c'era tutto al posto giusto. Adesso sono anche loro caduti nel mare dei bicilindrici paralleli fronte marcia, hanno fatto questo nuovo 800 che sembra un motore estremamente interessante da provare. L'estetica è particolare, a me personalmente non piace quel faro davanti fatto così, però l'estetica è molto soggettiva. Sicuramente sarà una moto che funzionerà molto bene, l'hanno rifinita parecchio, ma anche il prezzo comunque va sopra alla CB Hornet, alla MT-07 e alla Z650. Quindi dal lato Giappone la concorrenza c'è, ma non dà troppi pensieri secondo me. Dove c'è da preoccuparsi un pochino di più è dalla parte europea. C'è l'Aprilia Tuono 660 che io ho avuto il piacere di provare, che è una gran moto, 180 di ruota posteriore, quindi un bel gommone che dà tanta sicurezza e tanto appoggio. Comunque la moto è agilissima, molto arrabbiato anche quel motore, quindi vi ritroverete involontariamente su una ruota aprendo bene il gas. Ma ci sono due contro tra virgolette, perché comunque ripeto rimane una gran moto, e se volete una moto naked più tendente alla parte sportiva che a quella da utilizzo cittadino, la lotta si fa molto intensa tra la Hornet e la Tuono, anzi la Tuono diventa quasi una scelta obbligata se cercate solo sportività. Se invece cercate l'equilibrio perfetto tra moto da tutti i giorni e anche sportività, questa Hornet può essere molto interessante, senza contare che vi terrete in tasca svariati soldini, visto che la Aprilia Tuono anche, parliamo di praticamente, adesso non lo so perché con l'inflazione e tutto non so se sono aumentati anche lì i listini, anche qui ve lo lascerò in sovraimpressione, ma così a naso stiamo tranquillamente a quasi 3.000 euro di differenza, e con 3.000 euro su questa volendo ci mettete veramente se proprio vi prende il matto, Olins davanti, dietro, Brembo e quello che vi pare, quindi attenzione. E un'altra europea che potrebbe impensierire questo modello è la KTM Duke 790, altra moto che costa, se non ricordo male, 1.000 euro precisi sopra questa. Credo che anche in questo caso, come nel caso della KTM Adventure 790, il compito di motorizzarla e assemblarla spetti alla cinese CF Moto, mentre questa qui voglio ricordare che è una moto assemblata in Giappone. Però comunque avranno sicuramente degli standard di qualità, CF Moto oramai è una realtà presente da tempo, sicuramente ci sono i presupposti per i quali sarà una gran moto anche quella. Non mi piace personalmente la filosofia KTM, io questo lo dirò fino a che non muoio, la poca trasparenza commerciale, cioè tu non mi puoi fare uscire una moto di produzione dopo pochissimo tempo perché dici che non sei in grado di rientrare nelle normative anti-inquinamento, e mi può anche stare bene, e fino a qui ci può stare, l'hai fatta appena uscire, non hai considerato che c'era tra 1 anno e mezzo, 2 anni il passaggio all'Euro 5, cioè adesso mi ripropone il 7,90 fatto dai cinesi Euro 5. Allora che fai? Mi prendi per i fondelli? Mi fai andare fuori produzione una moto che è nuova, che ho pagato bene facendo uscire l'8,90? Magari ecco, adesso quest'anno l'8,90 continuerà a vendere, credo che siano un paio d'anni che sia sul mercato, poi passeranno magari al 9,90, continueranno il gioco, no? Perché era necessario, poi magari mi rifai poi l'8,90 che gli ricicli il motore a CF Moto. Non è una politica commerciale accattivante, quindi io solo per quello non gli darei un becco di un quattrino. Ecco, quel cratere l'ho
sentito un po' di più. Per il resto moto molto soddisfacente, più che soddisfacente. Mentre io adesso faccio rotta verso casa sul noioso, il dritto raccordo a prendermi ondate di aria e varie, vi invito a lasciare un commento qua sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo modello di moto in base alle considerazioni che ho fatto, se anche voi l'avete provata, perché comunque queste moto sono disponibili già praticamente su tutte le concessionarie Honda, quindi fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto. Se non vi siete ancora iscritti al canale, cosa state aspettando? Premete il pulsante e attivate la campanellina per ricevere gli avvisi di quando carico nuovi contenuti, così rimarrete aggiornati. Ogni tanto ci scappa qualche prova moto, ogni tanto qualche bel giro in moto su strada, in fuoristrada, qualche esperienza in pista, cross, enduro, tutto. Il mondo delle due ruote lo amo a 360 gradi e cercherò di portare sempre contenuti a 360 gradi. Condividete questo video con i vostri amici in modo da aiutare la crescita del canale e per fargli scoprire questa nuova Hornet. E se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare anche un bel pollice in su. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video, sempre in sella alla Hornet. Un lampeggio dal vostro Mad Horse.